Dal diario di Josephine Verstij Nilsson, detta Jo, moglie di Edward Hopper. Ed sta leggendo la traduzione di un testo di critica di Paul Valéry. Ogni tanto mi legge dei brani su Baudelaire o Stendhal e non vuole più andare a dormire. Devono essere tutte quelle vitamine che prende e vuole rimanere sveglio a leggere, leggere, leggere. Non vuole mai parlare di niente. Cerco di inventare qualcosa per rendere la nostra vita più allegra, più ricca. Non che abbia bisogno di uscire per forza, ma mi piace guardare le persone e a discutere delle cose. Lui invece è come un cencio, senza consapevolezza del passare delle ore, dei giorni, delle settimane, della vita. Oh, ieri mentre Ed dipingeva hanno trasmesso alla radio un delizioso valzer viennese, Strauss. Ed ha lasciato il cavalletto ed è venuto a ballare con me. È stato bravissimo. Ho insistito per fargli imparare il valzer, in modo molto semplice, sentendo il ritmo, facendo un passo e portando l'altra gamba verso la prima. Ed si è lasciato trasportare dalla musica. È incredibilmente leggero quando balla. Il rapporto tra Edward Hopper e sua moglie Jo era altalenante e spesso litigioso, tanto che dopo 25 anni di matrimonio, Jo, con molta ironia, scrisse ad Edward un biglietto con queste parole: «Meritiamo la Croix de Guerre, una medaglia per esserci distinti nella battaglia». Ecco, il dipinto Room in New York pare alludere al loro rapporto e più in generale alla fragilità di molte storie d'amore e alle difficoltà della vita coniugale. Attraverso la finestra spalancata di un anonimo appartamento borghese, Hopper conduce il nostro sguardo dentro l'intimità di una coppia. E noi siamo lì a guardarla. Potrebbero essere dei nostri vicini di casa, oppure abitanti del palazzo di fronte. Anche a qualcuno di noi può essere capitato di sbirciare, pur non volendo, nell'intimità altrui attraverso delle finestre lasciate aperte. Nei quadri di Hopper troviamo spesso questo tipo di visuale, un po' voyeuristica. In Room in New York siamo condotti nell'intimità di una coppia newyorkese all'interno della loro casa, nel loro soggiorno. Marito e moglie sono ben distanziati. Si ha subito la sensazione di trovarsi di fronte a due persone che non hanno più nulla da dirsi e che forse, come tanti, portano avanti stancamente la commedia della routine quotidiana. La loro estraneità e lontananza è sottolineata dalla porta chiusa, molto grande, che occupa l'intero spazio tra di loro. Ma nella disposizione del quadro qualcosa sembra ancora collegarli. Un tavolo rotondo, una mensa quindi, che può ben esser letto come simbolo di quella vita familiare che lega questa coppia. L'abbigliamento dell'uomo suggerisce che è appena tornato a casa dall'ufficio, dove probabilmente è stato tutto il tempo chino su una scrivania a leggere carte di lavoro. Ed ora, rientrato a casa, non sa far altro che sedersi in poltrona a leggere di nuovo altro materiale stampato. L'atteggiamento dell'uomo, però, non è rilassato. È infatti come ripiegato sul giornale, che sembra attirare completamente la sua attenzione, isolandolo da tutto ciò che è intorno, compresa la donna. Lei veste un abito elegante, come ad esprimere il desiderio di uscire, un desiderio forse mortificato dal marito, stanco e preso da se stesso. Oppure potrebbe essersi vestita elegantemente nell'estremo tentativo di attirare l'attenzione del marito o di compiacerlo. O ancora potremmo immaginare che siano entrambi vestiti eleganti perché stanno per uscire e che lui non abbia indossato la giacca per non sgualcirla. Magari sono stati invitati ad una festa, ad una cena, oppure devono andare a teatro o al cinema e nell'attesa che si faccia l'ora di uscire, lui legge il giornale mentre lei giocherella con il piano. Ci rendiamo conto a questo punto della straordinaria capacità di Hopper di mettere in moto l'immaginazione dello spettatore. Con i suoi quadri il pittore riesce sempre a toccare le corde del nostro intimo. Le sue opere si rivelano generatrici di un moto interiore, nonostante nel quadro tutto sembri essere muto ed immobile. E questo movimento interiore pare essere favorito dal silenzio,
che i suoi dipinti riescono mirabilmente ad evocare. Di fronte ad un'opera di Hopper si impone il silenzio, ed in questo silenzio emerge come un senso di attesa. Ci si aspetta quasi inevitabilmente che di lì a poco qualcosa debba accadere o qualcuno debba arrivare. Hopper suscita un senso di medesimazione con i suoi personaggi, che sono profondamente umani, specchio di una società moderna in cui tutto sembra andare a gonfie vele, ma in cui l'uomo si ritrova sempre più solo, come smarrito. Ognuno può rispecchiarsi in questa scena di vita familiare. Ognuno può immaginare un diverso svolgersi dei fatti che seguiranno questo momento di silenzio e di attesa. A me piace immaginare che l'uomo d'improvviso si alzi dalla sedia, lasci il giornale e chieda alla donna di ballare, come aveva fatto un giorno nel racconto di Joe che vi ho letto, il burbero Edward con lei. Lui alto e imponente e Josephine piccola ed esile tra le sue braccia a ballare un valzer di Strauss. Mi piace pensare ad un momento in cui, grazie alla danza, ad un gesto di tenerezza, i due si ritrovano facendo memoria del loro amore e lasciando così entrare un raggio di luce nella loro vita.